A grande richiesta, oggi vi parlerò di Caterina II di Russia, conosciuta come Caterina la Grande. È nota per essere stata la zarina più potente della storia. È un grande esempio di dispotismo illuminato fino a un certo punto della sua vita. Il suo regno, che accrebbe notevolmente il prestigio della Russia, durò 34 anni ed è considerato l'età d'oro dell'impero russo. Regnò dal 1762 al 1796. La sua personalità molto controversa ha fatto sì che sul suo conto nascessero dicerie e leggende di ogni genere. Ma cosa c'è di vero? Conosciamola meglio insieme. Nacque il 2 maggio del 1729 a Stettino, una città che all'epoca faceva parte del Regno di Prussia e oggi invece fa parte della Polonia. Beh sì, non era russa. E allora non si chiamava neanche Caterina. Lei nacque infatti come Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst. Era la prima dei 5 figli di Cristiano Augusto, che al momento della sua nascita era un generale prussiano che governava la città di Stettino, e della principessa tedesca Giovanna di Holstein-Gottorp. Anche se Sofia nacque principessa, la sua famiglia non era particolarmente ricca. Col tempo però ebbe più potere e importanza, grazie anche ai parenti di Giovanna. Per esempio lei aveva un fratello, Adolfo Federico, che dopo la conversione alla religione ortodossa del nipote Pietro, su cui torneremo tra poco, diventò l'erede al trono di Svezia e più avanti, dal 1751, divenne l'effettivo sovrano, e i suoi figli, cugini di primo grado di Caterina, sarebbero anche loro diventati in futuro sovrani di Svezia, coi nomi di Gustavo III e Carlo XIII. Quella di Sofia fu un'infanzia molto tranquilla, talmente tanto che lei stessa una volta scrisse «Non ci vedo nulla di interessante», e a quanto pare la madre dava più attenzioni ai fratelli minori, in particolare a Federico Augusto, e la cosa a lei infastidiva parecchio. Ricevette però un'educazione di ottimo livello, tipica dell'epoca, circondata da diversi tutori e soprattutto da una governante francese. Pare che possedesse un carattere particolarmente vivace e curioso. I genitori erano scontenti di lei, perché spesso si comportava da maschiaccio e si allenava anche a usare la spada, e la sua schiettezza, la sua determinazione, sbalordiva proprio tutti. Esiste un particolare aneddoto che ci dà dimostrazione del suo coraggioso carattere. Quando da bambina si presentò al cospetto del sovrano Federico Guglielmo I di Prussia, si rifiutò di baciare l'orlo del suo abito, perché essendo troppo corto non era in grado di raggiungerlo, e anche lui rimase sbalordito. A quel tempo, soprattutto per le famiglie principesche più piccole, e quelle tedesche erano tante, il matrimonio risultava essere la soluzione più vantaggiosa, a sostegno dei propri interessi, e infatti anche Sofia fu educata fin da piccola con lo scopo di diventare la moglie di un uomo potente, che avrebbe senza dubbio migliorato la posizione della famiglia. La zarina di Russia, Elisabetta, che apparteneva alla casa reale Romanov ed era figlia dei precedenti sovrani Pietro I di Russia, detto il Grande, e Caterina I, non aveva figli, e quando nel 1742 divenne zarina, proclamò il suo nipote tedesco Pietro, figlio della defunta sorella Anna Petrovna, come suo erede universale. Lui si convertì dalla religione luterana a quella russa ortodossa. Pietro era stato allevato dal prozio, Adolfo Federico, di cui parlavamo prima, e ricevette un'educazione molto severa. Spesso veniva costretto dai suoi tutori a rimanere per ore in ginocchio sui ceci e capitava che venisse picchiato e frustato in pubblico completamente nudo. Da un punto di vista culturale, invece, la sua formazione non fu eccellente, ma questo periodo comunque segnò nel profondo la sua personalità. Dopo varie schermaglie diplomatiche, nel tentativo di indebolire il potere dell'Austria e rafforzare il legame tra Russia e Prussia, si decise di far sposare l'erede Pietro proprio con Sofia, sua cugina di secondo grado.
A influenzare la scelta della zarina Elisabetta fu anche re Federico II di Prussia, che le consigliò di scegliere una principessa tedesca. Sofia, nel particolare, oltre a essere la cugina di Pietro, era anche figlia di un suo generale. E oltretutto, la madre di Sofia aveva un fratello che la zarina in passato stava per sposare, Carlo Augusto, che però morì di vaiolo nel 1727. Quindi Sofia sembrava la scelta più spontanea. La ragazza aveva già incontrato Pietro quando aveva 10 anni, ma il giovane, di un anno più grande, non fece su di lei una buona impressione. Ai suoi occhi si dimostrò maleducato e fin dall'inizio lei detestò il suo aspetto a causa della carnagione pallida che aveva. Dopo averlo scelto come suo erede, anche la zarina rimase scontenta del suo aspetto magro e malaticcio, ma ancor di più rimase delusa dalla sua ignoranza e dal suo carattere infantile. Sembra, ad esempio, che Pietro avesse come grande passione quella di giocare coi soldatini e pensasse solo a questo, ma ormai era troppo tardi per tornare indietro e non aveva altra scelta. La madre di Sofia era senza dubbio al settimo cielo per il fatto che la figlia avrebbe sposato il futuro zar Pietro III. Il padre invece si oppose, inutilmente. Essendo un fedele luterano, sapeva che arrivata in Russia la figlia si sarebbe dovuta convertire alla religione ortodossa, proprio come aveva fatto Pietro. Sofia intraprese insieme alla madre un lungo viaggio in incognito durato circa 1 mese e mezzo, durante un inverno gelido. E alla fine di questo viaggio, nel febbraio del 1744, arrivarono in Russia. Sofia incontrò di nuovo Pietro e il giovane non le fece simpatia nemmeno stavolta. Il loro arrivo a corte fu accompagnato da intrighi politici nei quali era coinvolta proprio la madre di Sofia. Giovanna, che era stata sempre descritta come una donna fredda e dedita agli intrighi, non andò molto d'accordo con la zarina. Oltre a essere molto invadente a corte e negli affari della figlia, pare che Federico II di Prussia avesse deciso di sfruttare la sua permanenza alla corte imperiale di Russia per spiarne la politica dall'interno e consolidare così la sua influenza. Ma quando Elisabetta lo scoprì, si infuriò e minacciò di bandirla dal paese. Tuttavia questo non influì sui suoi rapporti con Sofia, che all'intrigo era estranea. La ragazza, infatti, fece molta simpatia a Elisabetta e lei, fin dal primo momento, per apparire all'altezza ed entrare sia nelle grazie della zarina che in quelle del suo popolo, si impegnò a studiare la lingua russa, le tradizioni, la storia, l'ortodossia, cercando di identificarsi il più possibile in quella che sarebbe diventata la sua nuova patria. Tra i suoi pensieri appariva già la corona di Russia. Nel tentativo di velocizzare, Sofia studiava anche di notte e si preoccupava di farlo sapere a corte. Camminava a piedi nudi sul pavimento della propria stanza, ripetendo ciò che stava imparando, e si sedeva a una finestra aperta, dalla quale entrava aria gelida. Infatti, finì per ammalarsi gravemente di polmonite, tanto da spingere la madre a offrirsi di portare per lei un pastore luterano, credendola in punto di morte. Sofia però rispose: «Non voglio alcun luterano, voglio il mio poppo ortodosso». E questa reazione fece sì che la zarina avesse nei suoi confronti più stima di prima. Infatti, quando poi si riprese, si convertì ufficialmente dal luteranesimo alla religione ortodossa, con grande rammarico del padre, e la Chiesa russa la accolse come suo membro il 28 giugno del 1744 e in questa occasione prese il nome di Caterina, come Caterina I, madre della zarina Elisabetta e nonna di Pietro. Il giorno successivo lei e Pietro si fidanzarono ufficialmente e il 21 agosto del 1745 si sposarono a San Pietroburgo. Sebbene Caterina avesse imparato a padroneggiare la lingua russa, continuò a conservare l'accento tedesco, che provò più volte a eliminare senza riuscirci. Non era particolarmente bella, ma si dimostrava intelligente, affascinante
e soprattutto ambiziosa. La coppia si stabilì nel palazzo di Oranienbaum. Il matrimonio però non fu felice. Pietro non era interessato a lei, si dimostrava molto immaturo, aveva delle amanti e la loro unione non veniva consumata. Questo, senza dubbio, rappresentava un problema, perché così non sarebbe nato l'erede al trono. Ho visto benissimo che il Granduca non mi amava affatto. 2 settimane dopo il matrimonio mi disse che era innamorato della dama di compagnia dell'imperatrice. Disse al suo ciambellano che non c'era paragone tra questa ragazza e me. Pietro si rivelò un uomo violento, che si ubriacava spesso e non esitava a maltrattare pubblicamente Caterina. A volte, quando si trovava a tavola, versava il vino sulla testa dei domestici e ogni giorno continuava a giocare coi suoi soldatini. Pare che una volta un topo avesse rovinato alcuni dei suoi soldatini, rosicchiandoli. E Pietro per questo lo impiccò, dopo avergli fatto un processo. Ma la cosa che sconvolgeva tutti di più era il fatto che lui odiasse la Russia. Era tedesco come Caterina, ma a differenza sua continuava ancora a sentirsi tale e disprezzava il suo nuovo paese, rimanendo oltretutto molto legato al luteranesimo. Non si preoccupava di nascondere il disprezzo e per tutta risposta nemmeno lui era tanto amato dal paese che era destinato a governare. Caterina, furbamente, si mostrò diversa da lui. Lei divenne un'accanita lettrice di libri, si interessò alle opere di Voltaire, Montesquieu, Diderot e altri illuministi. Avendo imparato la lingua russa, si interessò anche alla letteratura del suo nuovo paese, ma a rappresentare per lei una sorta di rivoluzione furono le opere di Tacito. Si interessava anche all'equitazione, in cui era molto brava, e ai balli e alle feste in maschera. Una delle amanti di Pietro era Elisaveta e Caterina divenne amica della sorella, Ekaterina, che la mise in contatto con diversi gruppi di politici che non sopportavano Pietro e divenne molto popolare tra loro. Caterina, che riceveva pressioni dalla zarina affinché generasse un erede, venne convinta a tralasciare la fedeltà coniugale per il bene della Russia, anche perché si pensava che Pietro fosse impotente e ancora oggi gli storici hanno opinioni contrastanti a riguardo. Anche lei intraprese delle storie. Il suo primo amante pare sia stato Sergei Saltykov. Dopo un paio di aborti rimase incinta e il 1° ottobre del 1754, dopo 9 anni di matrimonio, nacque Paolo, l'erede, futuro zar Paolo I. Ufficialmente era figlio di Pietro, ma ancora oggi, come a quell'epoca, si dà per scontato che Paolo fosse invece figlio del suo amante, anche se molti non ci credono per via della somiglianza fra Paolo e Pietro. Ma la cosa non sembrava avere importanza. La cosa importante era che finalmente ci fosse un erede. Ma alla sua nascita la zarina lo portò via dalla madre, appena nato, occupandosene personalmente, e non le veniva concesso di vederlo, se non occasionalmente. Si dice che Caterina vide Paolo per la prima volta solo 40 giorni dopo la sua nascita. Sia Caterina che Pietro avevano degli amanti e non si preoccupavano di nasconderlo. Lei ebbe una storia anche col nobile polacco Stanislao Augusto Poniatowski, futuro re di Polonia. Inoltre, capitava spesso che ai banchetti e alle feste fossero presenti sia Caterina che Pietro, entrambi coi rispettivi amanti, tanto che Pietro scherzosamente una volta le disse: «Beh, come vedi, non c'è bisogno di arrabbiarsi». Entrambe le coppie convivono perfettamente. Quando Caterina rimase incinta per la seconda volta e nacque la seconda figlia, Anna, pare che Pietro abbia detto: «Io non so se c'entro qualcosa, Dio sa dove li prende». Il padre di Anna pare fosse Stanislao e anche lei, come Paolo, fu portata via dalla madre, ma morì pochi mesi dopo la sua nascita. Il 5 gennaio del 1762 Elisabetta morì e Pietro salì al trono col nome di Pietro III e Caterina accanto a lui
divenne imperatrice consorte. La coppia imperiale si trasferì nel nuovo palazzo d'inverno a San Pietroburgo e pare che si stabilirono ai due lati opposti del palazzo e Pietro iniziò a vivere ancora più apertamente la sua storia con la sua amante, facendo capire che volesse liberarsi di Caterina e mandarla in convento. E quando Caterina rimase incinta di un altro bambino, figlio di un altro suo amante, Grigorij Orlov, nascose prontamente la sua gravidanza, perché sarebbe stato difficile dare una spiegazione al concepimento, vista la distanza che si era creata fra i due, e partorì di nascosto, nell'aprile del 1762, Aleksej Bobrinsky, che fu cresciuto lontano dalla corte. Salito al trono, Pietro attuò un comportamento che intensificò l'odio di molti nei suoi confronti. Aveva grande ammirazione per Federico II, re di Prussia. La Russia e la Prussia si erano scontrate durante la guerra dei 7 anni, combattuta fra il 1756 e il 1763, e ciò nonostante Pietro agì a favore della Russia, dando sostegno a Federico nei suoi piani politici, pur sapendo che non sarebbe stato appoggiato dagli aristocratici russi, e gli restituì i territori conquistati. Lo zar fu accusato di ignoranza, demenza, antipatia per la Russia e completa incapacità di governare. Caterina, invece, appariva come il suo opposto e si era furbamente mostrata più intelligente e benevola agli occhi del popolo, ma soprattutto interessata al bene della Russia. Così, quando nel luglio del 1762 Pietro si prese una vacanza e andò alla reggia di Peterhof per festeggiare il proprio onomastico, Caterina, che rimase da sola, iniziò a tramare contro di lui, con lo scopo di toglierlo dal trono e ottenerlo per sé il potere. Il colpo di Stato fu organizzato in breve tempo, con la complicità di altre persone a corte, che la aiutarono a ottenere sempre più consensi, ovunque. In particolare fu aiutata dal suo amante, Grigorij Orlov, e dai suoi fratelli, che ottennero delle ricompense. L'8 luglio del 1762 Caterina venne a sapere che un suo complice era stato arrestato e il 9 luglio, molto determinata, lasciò il suo palazzo e tenne un discorso davanti all'esercito imperiale russo. I soldati le giurarono fedeltà e da loro, come da altri che facevano parte del clero e della nobiltà, fu riconosciuta come unica sovrana di Russia. Grazie a tutto il sostegno acquisito, fece arrestare il marito, che, ormai impotente, fu costretto a firmare un documento di abdicazione e fu imprigionato, anche se per molti rimaneva ancora una minaccia. Ma Pietro morì il 17 luglio del 1762, in circostanze che ancora oggi rimangono poco chiare. La versione ufficiale parla di una disfunzione cardiaca ed emorroidi, ma furono in tanti a pensare che Caterina fosse coinvolta. Anche se non c'è nulla di certo, si dice che fu Aleksej Orlov, fratello del suo amante, che prese parte attiva al colpo di Stato, a strangolare Pietro dopo avergli fatto bere del vino avvelenato. E, sempre che sia andata davvero così, non si sa se Caterina ne fosse a conoscenza o avesse dato lei l'ordine. Che sia stato quest'uomo si ipotizza a causa di una lettera venuta a galla anni dopo, che lui scrisse proprio alla zarina, ma non si sa se fosse autentica. A quell'epoca non era solo Pietro a rappresentare un ostacolo per Caterina, esisteva un altro potenziale rivale al trono, ed era Ivan VI, che era stato imperatore di Russia dal 1740 al 1741, quando era solo un bambino, ma venne detronizzato e imprigionato per moltissimi anni, e per questo il suo equilibrio mentale ne risentì molto. Anche lui, come Pietro, perse la vita nel luglio del 1764. Pare sia stato ucciso mentre cercava di fuggire dalla prigione dai suoi carcerieri, ai quali era stato dato proprio questo ordine, nell'eventualità che ci avesse provato. Caterina ormai non aveva più ostacoli e salì subito al trono, col nome di Caterina II. Molti si chiesero perché non fu l'erede Paolo a salire al trono, pensando che lei volesse fare da reggente, ma Caterina giustificò il proprio diritto a regnare dicendo
il desiderio di tutti i nostri fedeli sudditi è chiaro e non ipocrita. Il 22 settembre del 1762 venne ufficialmente incoronata nella cattedrale dell'Assunzione di Mosca. Per quest'occasione fu creata la celebre corona imperiale, uno dei tesori più importanti della dinastia Romanov, utilizzata anche per tutte le successive incoronazioni degli zar. L'ultima fu quella dello zar Nicola II nel 1896, perché poi successivamente nel 1917 la monarchia fu abolita dopo la morte dei Romanov. Come vi dicevo all'inizio, Caterina regnò per 34 anni e fin dal primo momento tentò di riformare profondamente l'impero russo, nella speranza di fortificarlo, e fece molti progetti affinché questo accadesse, anche se non tutti andarono a buon fine. Non era di sangue Romanov ed era straniera, ma mostrò grande amore per quello che ormai era diventato il suo paese. Ammirava molto uno dei suoi predecessori, Pietro il Grande, e lo prese come modello. Allo stesso tempo, essendo una sostenitrice delle idee illuministe, tentò di applicare al suo governo alcune riforme politiche ispirate proprio a queste idee. Per esempio, scrisse l'Anakaz, un insieme di regole che voleva attuare, che prevedevano l'abolizione della pena di morte e della tortura e l'uguaglianza fra i sudditi. Fece istituire una commissione legislativa composta da delegati provenienti da diversi ceti sociali ed economici, ad esclusione dei servi della gleba. Ma essendo regole troppo radicali, non si riuscì ad applicarle tutte. Caterina negli anni mantenne una corrispondenza stabile con Voltaire e Diderot, che incontrò di persona. Pare sia stato lui a chiamarla per la prima volta Caterina la Grande, anche se altre fonti dicono sia stato Voltaire ad affibbiarle questo appellativo. Caterina amava la sessualità, non riusciva a farne a meno. Infatti ebbe molti amanti, si ipotizza più di 20, ed era solita concedere loro ruoli importanti. Accanto alle sue stanze c'era la camera dell'amante del momento, e se scopriva di essere tradita, congedava l'amante con eleganza, facendogli anche regali. Preferiva fare di ogni conoscenza un potenziale alleato. A corte veniva chiamata la degustatrice di amanti. Si dice che avesse fatto allestire una stanza dei piaceri, arredata con oggetti erotico-artistici. Un amante molto importante di Caterina, del quale probabilmente era innamorata, fu Grigori Potiomkin, un militare russo che le diede molto aiuto e per questo si guadagnò molti onori, col quale si ipotizza si sia sposata in segreto, anche se non c'è certezza. Nel 1775 Caterina ebbe un'altra figlia e con molta probabilità era proprio lui il padre. Quando Caterina salì al trono, la Russia era considerata un paese arretrato per certi aspetti e lei patrocinò la costruzione di edifici, istituì orfanotrofi e scuole e in particolare fondò la prima scuola superiore femminile in Europa. Sostenne l'arte e la letteratura e scrisse romanzi, commedie e memorie. Incoraggiò l'economia e il commercio e migliorò il sistema sanitario. Istituì anche ospedali e fu una sostenitrice della vaccinazione contro il vaiolo e lei stessa si fece vaccinare per dare l'esempio e spingere il popolo a farlo. Questi 34 anni di regno furono fondamentali nella storia russa, sia per la politica interna, sia per l'espansione territoriale. Con lei, infatti, la Russia conobbe una grande espansione territoriale, grazie a una serie di vittorie contro l'impero ottomano e grazie anche alle spartizioni della Polonia, a capo della quale era riuscita a mettere come re il suo ex amante, Stanislao Poniatowski. Estese l'impero di circa 520.000 km², assorbendo la Nuova Russia, la Crimea, l'Ucraina, la Bielorussia, la Curlandia e altre terre. Fu così che l'impero russo divenne la potenza egemonica dell'Europa orientale. La sua politica però non si rivelò piacevole per i ceti più poveri.
I nobili continuavano ad avere molto potere sui servi della gleba, che erano numerosi a quel tempo, anche se nei primi anni di governo Caterina si era espressa in loro favore. Aveva concesso loro qualche diritto, seppur limitato, ma ai padroni era comunque concesso di punirli. L'unica cosa che non potevano fare era ucciderli. Questo provocò malcontento popolare e lo scoppio di numerose rivolte, represse violentemente, come la rivolta dei Cosacchi del 1772, la prima di una lunga serie. Ma la rivolta più famosa avvenne successivamente. Fu la rivolta di Pugajov, chiamata anche Guerra dei contadini o Ribellione dei Cosacchi, guidata dal cosacco Pugajov, che si spacciò per lo zar legittimo. Fu seguito in massa da molti servi e minacciò coloro che non avevano intenzione di unirsi a lui. Ma la rivolta non andò a buon fine. Dopo la rivoluzione francese del 1789, Caterina, come altri sovrani, si sentì minacciata. Così, pur essendo stata sempre fedele alle idee dell'illuminismo, fece un passo indietro e diventò la portabandiera dell'assolutismo, ricevendo anche molte critiche. La mattina del 16 novembre 1796, Caterina si alzò per bere il caffè. Poco dopo venne colpita da un ictus e trovata distesa sul pavimento del suo gabinetto. Cadde in coma. Ottenne presto l'estrema unzione e morì quella stessa sera, alle 21:45. Secondo una leggenda, Caterina morì dopo aver avuto un rapporto sessuale con un cavallo, e furono tante le leggende nate negli anni sul suo conto, causate dalla sua vita lussuriosa. Venne sepolta nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Alla sua morte, il figlio Paolo, che la odiava, ritenendola responsabile della morte del padre e in precedenza aveva anche inutilmente cercato di spodestarla, prese il suo posto e divenne lo zar Paolo I di Russia. Fra le decisioni che prese ci fu quella di riservare il diritto al trono solo al primo figlio maschio, escludendo categoricamente le donne. Ed è per questo che Caterina la Grande viene considerata l'ultima zarina di Russia.